Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Il bello musicale, parte quarta. Ma tutti sanno che malgrado l'unità, la varietà, l'ordine e la proporzione, un'opera d'arte può essere fredda, senza vita e lasciare lo spettatore o l'uditore perfettamente insensibile. Bisogna diffidare della musica che si dice ben fatta, quando essa non abbia altra qualità all'infuori di questa. Ciò che è necessario alla bellezza è la originalità. Il proverbio che dice «È bello tutto quel che è nuovo» enuncia ironicamente una delle più importanti condizioni del bello. Un bisogno della intelligenza che tende sempre ad allargare la cerchia delle sue cognizioni è conoscere ancora, ed ogni volta che essa può soddisfarvi ne prova un piacere, poiché lo stesso bello finisce per stancare. Occorre quindi il nuovo. In tutte le arti la novità o la originalità sono qualità necessarie, e nella musica segnatamente, perché gli organi destinati a percepirla sono più delicati. La loro sensibilità si commuove più facilmente e domanda impressioni più spesso rinnovate. Inoltre, quando l'obiettivo è nuovo, l'intelligenza vi si applica per conoscerlo, e due facoltà invece di una sono soddisfatte, onde una più larga fonte di piacere. Se al principio di una frase melodica voi poteste sempre indovinare la fine, essa non vi divertirebbe più. Bisogna dunque che la melodia sia originale, tale da ingannare l'uditore, da sorprenderlo, da eccitarlo. È questa l'arte, il segreto di taluni illustri compositori, dei quali le opere si desidera di sentire più e più volte. Ma non bisogna dimenticare che l'arte non è fatta soltanto per i dilettanti malaticci, che finiscono col non amare altro che le stranezze, come coloro che hanno lo stomaco sciupato e sentono il bisogno di eccitarlo coi sapori più stravaganti. La complicazione non deve essere arbitraria o fatta a capriccio, ma deve essere motivata per non cadere nel manierato. L'arte è naturale, varia, abbondante e tale deve mantenersi. È l'albero che cresce in mezzo a una foresta, libero e possente, che drizza al sole la sua testa enorme e fronzuta. Non già, la pianta esotica, strana, sì, ma contorta, rattrappita, che vive soltanto sotto una campana e alla temperatura alticcia di una serra. Quanto abbiamo detto della melodia si intende non solo per la melodia semplice, che risulta dalla successione di note emesse da un solo strumento, ma anche per la melodia col suo sviluppo armonico che realizza un ideale superiore di bellezza, per la melodia quale l'hanno compresa i grandi maestri nella stupenda armonizzazione sinfonica. Ed eccoci giunti alla fine del nostro cammino, e senza che la nostra analisi ci abbia condotti a scoprire tutti gli elementi del bello musicale. I diversi caratteri che noi abbiamo notato, l'unità, la varietà, l'ordine, la proporzione e la originalità, sono comuni a tutte le specie di bello. Queste qualità vengono sottoposte alla facoltà intellettiva che raffronta e giudica. Esse si riscontrano nell'analisi di tutti i capolavori, sì della poesia che della pittura, sì della scultura che della musica. Ma il bello è, in ogni arte, di un carattere speciale, particolare, giacché, diversamente, chi comprende una specie di bello dovrebbe intenderle tutte, e ciò non è. Quanti poeti non possono soffrire la musica? Quanti musicisti non odiano la pittura?
Se la concezione del bello fosse un giudizio della ragione, ciò non succederebbe. C'è dunque all'infuori dalla idea qualche cosa che individualizza la bellezza in ogni arte, e questo qualche cosa che sfugge alla coscienza e quindi anche all'analisi intellettiva non può risiedere evidentemente che nell'organismo materiale, origine del temperamento e del carattere. L'arte infatti non si rivolge soltanto all'assoluto, alla ragione pura, ma ai sensi, anche al corpo, a questa facoltà tanto importante dell'uomo, alla sensibilità. In certe successioni di suoni o nelle loro armoniche combinazioni, nella simmetria del ritmo, nell'ordine e nella proporzione di tutti gli elementi artistici, c'è un effetto prodotto fisicamente che percepisce così, in via di sensazione, il bello, prima che la ragione lo riconosca per tale. La sensibilità è gradevolmente affetta dal bello, perché egli è l'ordine e la proporzione nelle manifestazioni della materia, e quindi la forma vera e normale delle vibrazioni nervose che costituiscono la sensibilità. Ciò dipende da un complesso di leggi fisiologiche, fisiche e matematiche. Comunque, noi possiamo considerare il bello nella sua duplice azione intellettuale e fisica e dire che esso è bello in quanto obbedisce contemporaneamente alle leggi dello spirito e della materia. E poiché non si può negare questo effetto affettivo del bello sulla sensibilità, ne viene che il fatto di gustare il tale o il tal'altro bello dipende essenzialmente dalla costituzione dell'organo corrispondente. La musica, la poesia, le arti del disegno non sono ugualmente né allo stesso grado sentite da tutti, poiché queste differenti arti si rivolgono a organi, a facoltà particolari. Se ogni arte ha il suo organo, è forse più vero ed esatto dire ogni arte ha la sua immaginazione, ma il grado di questa immaginazione, la sua maggiore o minore potenza, proviene necessariamente dal grado di perfezione dell'organo, dalla sensibilità grossolana o squisita della materia nervosa che vi corrisponde, poiché l'immaginazione non è, per così dire, che un'ombra, una immagine di questo stesso scuotimento nervoso. Nell'immaginazione i nervi sono impressionati dal pensiero dell'oggetto come dall'oggetto stesso, ma meno fortemente. C'è fra la materia e la sensazione una relazione costante, una reazione. Beethoven, benché sordo, componeva ancora per il ricordo e l'immaginazione dei suoni. Ma si potrà obiettare, ci sono tanti che hanno della immaginazione, anzi tutti, più o meno, ne hanno. Ora, tutti dovrebbero per questo amare le arti? Se noi consideriamo la poesia soltanto, tutti, fuori dubbio, hanno della immaginazione, ossia tutti possiedono la facoltà di rappresentare a se stessi degli obietти, degli oggetti. Ma chi l'ha più, chi meno viva, e questa diversità di potenza basta per fare un poeta o un conoscitore di poesia, o un uomo tutt'affatto indifferente alla poesia. Ora, qual rapporto può avere questa facoltà che riceve le immagini o le combina e le ritiene con l'altra immaginazione che ritiene il disegno di una melodia o combina armoniosamente dei suoni? L'immaginazione del pittore, quella delle linee e dei colori, avrebbe piuttosto analogia con essa. È ben più facile trovare dei poeti nemici della musica piuttosto che degli artisti, pittori, scultori o architetti? Se noi consideriamo con maggiore attenzione la parte dell'organismo nel sentimento del bello, noi vediamo che ogni popolo ha la sua musica particolare,
ben caratterizzata, che gli piace più d'ogni altra. Il sistema musicale degli antichi non potrebbe piacere a noi che siamo abituati al diatonismo. I cinesi amano una musica che a noi sembra una chiasseria ed essi nulla comprendono della nostra. Eppure essi hanno delle regole, hanno un'arte nettamente determinata, tradizionale, e su cui si sono scritti, laggiù, volumi a migliaia. Ebbene, in quest'arte, poiché i cinesi sono uomini, ci saranno sì gli elementi intellettuali del bello, ma non ci sono quelli fisici, sia perché la composizione dell'organo auditivo presso di loro è diversa, sia perché l'abitudine e l'educazione diversa l'hanno formata. Da tutto ciò si comprende che il bello assoluto non esiste in musica, poiché il sentimento del bello dipende in gran parte dalla costituzione dell'organo, di cui certe fibre sono più sensibili che certe altre, o sono divenute più sensibili per l'esercizio, per l'abitudine, e quindi più atte a sentire e a godere meglio i suoni musicali. Gli è perciò che in alcuni uomini si vedono taluni muscoli più sviluppati e in altri meno, sia per abitudine sia per esercizio, che li rendono più atti a speciali movimenti. Gli è perciò che la musica, nelle sue forme esteriori, invecchiasi presto e cambiasi spesso. Gli è perciò che gli artisti che vogliono crearsi una fama cercano nuove combinazioni di ritmi o di suoni, alle quali l'orecchio finisce per abituarsi e che cangiano i caratteri del bello per tutto un periodo di tempo. Il lato sensibile del bello musicale non trova maggior rilievo che in quella parte dell'esecuzione che si chiama espressione. L'espressione è tutta dell'esecutore e soltanto in minima parte è indicata dal compositore. Essa è una delle più vive fonti del piacere ed è una delle più vere e conosciute. L'espressione non è che la musica vivificata dall'esecutore, da questo secondo creatore che imprime a questo lavoro che gli è estraneo il segno della sua personalità. Riassumendo, siamo partiti dall'idea che il bello è puramente intellettuale e giunti alla unità, alla varietà, all'ordine, all'originalità e alla proporzione che abbiamo riconosciuto essere elementi necessari del bello in ogni sua manifestazione, ci siamo trovati di fronte un elemento nuovo, sconosciuto, che sfugge ad ogni analisi e che nulla meno costituisce parte così essenziale dell'opera d'arte. A questo elemento abbiamo dato posto nella sensibilità e in ciò che in questa va di più squisito. Per fare un'opera d'arte o per intenderla non occorre che una facoltà, l'immaginazione sensibile, modo di percezione superiore, intermediario plastico fra la ragione e la sensibilità, che, senza avere coscienza delle qualità diverse racchiuse nel bello, lo intuisce direttamente come tale. La ragione viene poi a scoprire le qualità e le condizioni essenziali di cui abbiamo parlato cominciando. Ma le combinazioni complesse che costituiscono la vita, la bellezza dell'opera, essa non le può definire. I progressi della filosofia e soprattutto della fisiologia e dell'acustica andranno più in là? Perché no? Si veggono tante meravigliose scoperte che non ci è permesso di fissare i confini alla umana intelligenza. Ma si dirà forse, se la formula del bello in tutte le arti è trovata, ognuno potrà fare dei capolavori a colpo sicuro. Non ci saranno più artisti, bensì manifatturieri di bello.
Ma se anche ciò fosse, se tutti dopo un corso completo di studi potessero fare un'opera perfetta, cesserebbe questa di essere bella? Non ci pare, del resto il bello è variabile e sconfinato. Anche trovata la formula, questa sarebbe tanto elastica da prestarsi a infinite combinazioni. La bellezza della Venere di Milo non è la bellezza del Laocoonte, quella del barbiere di Siviglia non è quella degli Ugonotti. E poi, con le variazioni di gusto, ci sarebbero sempre dei fabbricanti di bello in cerca di nuove combinazioni. Ma tranquilliamoci, per ora la formula del bello è nella sua scoperta così avanzata come in chimica la creazione della prima cellula. Il contributo è firmato T. O. Cesardi.